eccola, eccola, eccola. C'è? Grande Pietro! Aspetta che prendo il guadino. Bella, è una spigola bellissima. C'è! Sì! Grande Pietro! Eccolo qui ragazzi, si è appena finito di asciugare. Nell'ultimo periodo mi sono cimentato nella realizzazione di galleggianti da bolognese fissi ma con un sistema intercambiabile. Nei giorni scorsi avevo realizzato due tipi di galleggiante di forme e grammature diverse, ma non essendo adatte alle condizioni che avevamo trovato non ho potuto metterli in pesca, quindi ho deciso di realizzare un galleggiante con una forma a carota, classico da foce, un po' più pesante dato che le condizioni che troveremo saranno pressoché simili all'ultima volta. Come da premessa ho realizzato questo sistema intercambiabile dotato di uno sgancio rapido autocostruito con un classico tubicino di gomma che si usa per fermare il filo sulla deriva. Il filo quindi verrà inserito all'interno di quest'asola chiusa dal tubicino di silicone che andrà a ricreare l'anellino dei galleggianti da pesca bolognese. Adesso voglio provare a fare una prova di taratura in una bottiglia d'acqua per vedere quanti grammi effettivamente è. Dovrebbe comunque essere intorno ai 5-6 grammi. Per fare più veloce, anziché i pallini, ho utilizzato delle troppi. Ho messo una da 3 grammi e un'altra da 2. Vediamo se con 5 grammi il galleggiante risulta tarato. E rimane ancora un po' starato, quindi direi di aggiungere 1 grammo e vedere se va in taratura. Andiamo a provare. Ragazzi, è perfetto, direi che 6 grammi è la grammatura giusta per questo galleggiante. È chiaro che provarlo in una bottiglia d'acqua non rispecchia le tante condizioni che potremo trovare sullo spot. Quindi adesso non ci resta altro che provarlo in pesca e vedere come si comporta. Ci siamo, stesse condizioni dell'ultima volta, questa volta però proveremo a fare il calasole e qualche ora di buio alla ricerca della spigola. Parto subito col galleggiante autocostruito da 6 grammi con una montatura ibrida con torpilli intercambiabile. È già preso, fermo. Aspetta che prendo il guadino. Mamma mia, Pe! La spigolotta. Tira su. Ok, beh. Prima spigolotta. La slamiamo e la rilasciamo subito. La rilasciamo. Il galleggiante sta in pesca perfetto, c'è molto vento laterale, quindi è normale che stia un po' sdraiato, anche perché ho il filo che mi fa da vela e quindi è normale che me lo metta in posizione obliqua, però mi premeva molto vedere come stesse in pesca e devo dire che sono molto contento. Vediamo se riusciamo a far uscire qualcosa pure oggi. Deve calare il vento, ragazzi. Non riesco neanche a stare con la canna dritta. Si piega il cimino. Sta calando anche il sole, quindi l'orario è perfetto. C'è? Zio preso. Spigola. C'è! Zio l'ha slamata, la rilascio. Maculata anche questa, sono tutte della stessa pezzatura. Però iniziano a mangiare, quindi credo che col calasole al buio possa mangiare anche qualcosa di più grosso. 2 spigolotte almeno si sono viste, manco solo io. Sono curioso più che altro di vedere il galleggiante autocostruito che affonda. Sarebbe una soddisfazione doppia nel prendere il pesce con una cosa fatta in casa. Eccola, 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 eccola! Eccola! È sceso il galleggiante, è sceso il galleggiante. Bella, piccola anche questa, ma ragazzi che bello vedere il galleggiante scendere così. Stanno arrivando, ma sono tutte da rilascio, ma la cosa più bella è stata prenderla con questo qua. Soddisfazione doppia. Adesso la slamo e la rilascio subito. Ne sto rilasciando tutte dalla parte opposta dove stiamo pescando, perché calare la nassa è impossibile, il mare è troppo mosso e quindi la rilasciamo, vai!
grossa? Aspetta, arrivo. Questa è bella, questa è bella. Sembra più bella questa. Aspetta che vengo di qua. Oh, che bella spigola! Sì! Bellissima, bellissima! Bellissima! Ragazzi, che spettacolo! Una bellissima spigola sul coreano. Che magnifico pesce, sarà sul chilo, chilo e mezzo. Questa di sicuro non è da rilascio. Dai che col buio allora iniziano a mangiare le grandi. Fantastica spigola di zio, bellissima. Bellissima. Ragazzi, tutte col coreano, anche l'altra volta, tutte col coreano. Adesso bisogna solo vedere se continuano a mangiarle grosse oppure no. Mi sa che ho avuto una mangiata, Pie. Mi sa che ha mangiato. Eccola. Eccola. Pietro, prendi il guadino, Pie. Dai che questa non è piccola, eh. Dai che non è piccola questa. È bella pure questa. È bella pure questa. La sto forzando un po' che sennò la sotto gli scogli. Metti il guadino di là, a sinistra. Sì! È un cepalo! È un cepalo, no! Credevo fosse una spigola! Che cepalo, ragazzi! Pensavo fosse una spigola perché ho visto la parte argentata in acqua, però col buio, insomma, non si vede troppo bene. Mangiate sempre sul coreano e col galleggiante autocostruito che va giù. È una soddisfazione enorme. Maradona, ragazzi, molto proficua. Ci stiamo divertendo da matti. Se calmasse sto vento, mannaggia, non accenna a calare, oh, assurdo. Eccolo. No, un'altra spigola piccola. Mangiato anche in punta questa qua. La libero subito. Vai bella. Ragazzi, spigola per Pietro, si è spostato in punta, io non lo vedevo più, mi stavano chiamando ma non sentivo, ha portato a guadire una bella spigola. Oh! Bella, questa è bella. Oh, questa è bella. Oh! Che ho perso. Ragazzi, cosa ho perso? Ha spezzato il filo sugli scogli. Adesso ci mettono 0,16, vediamo. Però niente, è andato a finire sotto gli scogli. E vabbè, questa era davvero grossa. E rifaccio il terminale subito. Stavolta aumento, metto lo 0,16. Sono appena rimesso in pesca, ho perso un mostro, ragazzi, era un mostro. Non mi ha dato neanche il tempo di aprire un attimo la frizione, un po' di più, che subito è partito verso gli scogli e ha tagliato il terminale. Adesso vediamo, sperando non faccia scappare altri pesci, ma quando si perdono pesci così non è una bella cosa. È lei, Pietro, dammi una mano col guadino, Pietro. Stavolta non la devo perdere, guarda la frizione. Ce l'ho. Dai. Vai Pie. No. Pietro, così me la fai perdere, Pie. C'è! Grande Pietro. Dammi il guadino. Sono riuscito. Presa. Questa è più grossa. E questa non l'hai persa. Dai. Ce l'ho fatta, oh. È tutta la serata che l'aspettavo ed è arrivata dopo che ho
verso quella molto più grossa sicuramente di questa, perché avevo la canna piegata in due, è arrivata lei, ho aumentato il terminale e questa però ha mangiato benissimo, non potevo perderla. L'idea iniziale era quella di fare dal tramonto fino all'una, massimo le 2 di notte, ma dopo una nottata così va a finire che facciamo dal tramonto all'alba, perché tante mangiate, tanti rilasci, ma soprattutto 3 belle spigole prese e portate a guadino come si deve. Sono fatte le 4, tra un'ora esce anche il sole, è uscita una bellissima luna da dietro le nuvole. Ed eccoci qua ragazzi, che dire, la pescata si commenta da sola, peccato solo per il vento che non ha cessato di soffiare dal primo all'ultimo minuto, è stata una pescata molto ventosa, però tutto sommato il mare ci ha ripagato dopo le tante spigole prese e rilasciate, con 3 spigole una più bella dell'altra. Una cosa che non vi ho fatto vedere perché non ho avuto la necessità in pesca è stato il cambio montatura col galleggiante intercambiabile. Se avessi avuto la necessità di cambiare galleggiante nella sua forma, comunque nella grammatura, come in questo caso portarlo da 6 grammi ad uno di 3 grammi per esempio, sarebbe stato molto semplice. Avrei dovuto semplicemente togliere il tubicino dallo sgancio rapido, quindi il filo della lenza madre libero, più togliere gli Scooby-Doo dalla deriva. Quindi cambio di galleggiante, ad esempio questo qua di 3 grammi, rimetto gli Scooby-Doo, rimetto il filo nello sgancio rapido, chiudo col tubicino in modo che non venga più via e tolgo la torpilla. Così avrò 2,5 grammi in lenza su un galleggiante da 3 grammi e a tararlo appunto ci sarà il coreano. È chiaro che vale anche il discorso contrario, ovvero portare un galleggiante meno pesante ad uno più pesante, quindi sarebbe bastato aumentare la grammatura dei pallini, distribuire la lenza come meglio credevamo ed ecco che avevamo una montatura intercambiabile pronta all'uso senza dover rifar tutto. Un'ultima cosa forse ancora più importante è il fatto di non dover utilizzare i classici tubicini di gomma che escono dagli Starlight. Spesso e volentieri mi è capitato di dover cambiare galleggiante al volo senza rifare la montatura e utilizzavo la classica tecnica che usano in molti, ovvero quella di far passare l'antenna del galleggiante all'interno del tubicino di gomma. In questo caso si fa passare il filo all'interno del tubicino stesso per poi farlo passare all'esterno. Ma spesso e volentieri mi sono accorto di una cosa, che in fase di ferrata spezzavo a monte del galleggiante perché il filo si andava a rompere proprio all'interno del tubicino di gomma, perché fa trazione verso l'alto e quindi con un pesce in canna, magari anche grosso, si rischia di spezzare. Questa non è una bella sorpresa. Con questo metodo invece non c'è nessun pericolo, perché lo sgancio rapido va a ricreare quello che è l'anellino classico e quindi la trazione si avrà solo verso il basso sulla deriva del galleggiante stesso. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Io comunque vi invito ad iscrivervi sul mio canale per continuare a seguire le mie avventure di pesca. Mi potete seguire anche su Instagram. Se avete delle domande commentate qui sotto e noi ci vediamo qui su YouTube col prossimo video. Ciao ragazzi!